qualcuno mi avesse detto che nella penisola arabica esistono dei fiordi, avrei pensato che stesse scherzando. Il Musandam non è un posto in cui ci si finisce per sbaglio. Ci arrivi se lo hai cercato o se ti attraggono i luoghi fuori rotta, quelli che piacciono a noi di Nova Alexio. Sulle mappe salta subito all'occhio per la posizione, un frammento di Oman incastrato tra gli Emirati Arabi Uniti, a un passo dall'Iran, affacciato sullo stretto di Hormuz. È a tutti gli effetti un exclave, un territorio completamente separato dall'Oman, ma amministrativamente parte integrante dello Stato. Passo molto tempo su Google Maps. Il Musandam mi ha sempre colpito. Quelle foto di fiordi arabi che sembrano usciti dalla Norvegia, come se qualcuno avesse preso un pezzo di Scandinavia e l'avesse incastrato sotto il sole rovente del Golfo Persico. L'ho chiamato prima fiordo, ma in realtà tecnicamente e geologicamente non è un fiordo, anche perché qui i ghiacciai non sono mai passati. In realtà in arabo si chiama khor, cioè un'insenatura, una spaccatura profonda, stretta, e questo è quello che effettivamente è. Nei khor, ogni giorno all'alba, piccole barche scivolano in mare per la pesca. È così da generazioni, tra mare e rocce, in un ambiente duro, lontano da tutto. Ma per chi ci vive, questo non è isolamento, è casa. Facciamo questo lavoro da quando siamo piccoli. Avevamo 10 o 9 anni. Ora lavoriamo sempre in mare, ci guadagniamo il pane quotidiano. Qual è la cosa migliore di vivere in Oman? È avere una vita normale. Non costa tanto e è rilassante, sì. Dai a Roma! Let's go! Ogni giorno qui dietro passano milioni di barili di petrolio e con essi tante tensioni. Eppure di quest'area si parla veramente poco in Italia. Noi siamo qui per capire come si vive in una delle zone più remote, più strategiche e anche quindi più sorvegliate del Medio Oriente. Benvenuti nel Musandam. Khasab è l'ingresso ufficiale nel Musandam, una cittadina sospesa tra mare e montagna. La geografia del Musandam è brutale, una lingua di terra stretta, montuosa, che si protende verso lo stretto di Hormuz, dove non ci sono autostrade e nessuna ferrovia, soltanto una strada asfaltata che corre lungo il lato occidentale della penisola. La catena dell'Ajar settentrionale domina tutto, parte dalle alture di Muscat e risale verso nord, fino a culminare qui, nel Musandam, dove si alza a picco sul mare con vette che superano i 2000 metri. A rendere il paesaggio ancora più frammentato ci pensano le isole. Nel tratto settentrionale del Musandam ce ne sono una ventina, quasi tutte rocciose, spoglie, serpentinose, disabitate ma comunque sotto costante sorveglianza della marina omanita. Del resto qui siamo ad appena 20 km dalle coste iraniane. Il Musandam però non ha grandi risorse agricole, il suolo è roccioso e la vegetazione si limita a ciò che riesce a sopravvivere tra pietre e sabbia. Gli unici animali che incontriamo lungo il nostro cammino sono asini, che si fermano per bere un po' d'acqua. Eppure, tra canyon e rocce bruciate dal sole, spunta ancora qualche oasi. Questa che vedete è Assai, una piccola oasi nel mezzo del Musandam, siamo a circa 1100 metri, ed è peculiare perché, circondati dalle montagne aride, a un certo punto vi si piazza davanti questa distesa di campi coltivati, tra l'altro anche albicocche e melograni. La vera risorsa qui infatti è la geografia. Il controllo su questo promontorio significa controllare lo stretto di Hormuz. E poi c'è il clima. Nonostante l'aspetto da cartolina e molto turistico, il Musandam comunque brucia. Qui a giugno le temperature raggiungono facilmente i 45 gradi, il sole rende queste pareti verticali dei forni letteralmente, l'aria è caldissima, il mare che dovrebbe rinfrescare in realtà bolle. Purtroppo camminare in Oman a maggio con 40 gradi che ti picchiano sulla testa non è il massimo. Non è il massimo neanche per voi da vedere. Atterriamo in questa fornace rocciosa con un volo interno da Muscat. Basta giusto un'ora per collegare l'Oman alla più importante delle sue exclave. L'alternativa è via terra. 6 ore di macchina attraversando gli Emirati Arabi Uniti, con tanto di passaporto e 2 frontiere da superare. E quindi viene da chiedersi perché questa striscia di terra non fa parte degli Emirati. La risposta è nei secoli di alleanze e fedeltà tribali. Quando gli inglesi iniziarono a definire i confini del Golfo nel XIX secolo, le tribù del Musandam, in particolare gli Shi'hu, rifiutarono di sottomettersi ai signori locali della costa. Preferirono infatti restare fedeli al sultano di Muscat, che garantiva loro maggiore autonomia e non cercava di assorbirli con la forza. Così, mentre più a sud prendeva forma la futura federazione degli Emirati Arabi, il Musandam restò con Muscat e da allora non se n'è più staccato. Oggi Khasab è molto piccola, poco più di 20.000 abitanti,
Una città sonnolenta dove il tempo si dilata, scandito soltanto dal richiamo del muezzin e dal sole che picchia sulle facciate in cemento. Un'impressione che ci conferma anche Abdullah, che lavora nel turismo da decenni. Beh, la vita qui a Kassab è davvero confortevole, sai perché? Perché non spendi molto, soprattutto per gli stranieri, cioè abbiamo stranieri qui che sono stati per 4, 5, 7, 10 anni di fila. In primavera e in estate a Kassab non c'è in giro quasi nessuno. Il caldo è così intenso che se non fosse per qualche auto che passa sembrerebbe una città fantasma. Potremmo quasi dire che le capre sono più numerose delle persone. I negozi qui chiudono già a partire dal mezzogiorno, è la norma. Ne troviamo uno aperto per puro caso, che vende artigianato locale ai pochi turisti che arrivano fin qui. A gestirlo c'è un gruppo di ragazze del posto, impegnate a dipingere a mano gli oggetti esposti. Proprio nel discorso dell'umanizzazione rientra anche questo negozio, questo progetto che è gestito da queste ragazze che sono delle artiste che lavorano a mano gli oggetti che poi vendono. Il governo ha finanziato e supportato questo negozio, però poi chiaramente queste donne si muovono in autonomia nella gestione del negozio. Di cosa sia l'umanizzazione abbiamo già parlato nel primo documentario sull'Oman. Il link lo trovate in descrizione. Ebbene, se queste ragazze rappresentano il volto che il governo vorrebbe associare alla nuova occupazione locale, al mercato del pesce di Kassab la scena è un'altra. Qui lo scarico del pescato è gestito quasi interamente da lavoratori del subcontinente indiano. Bengali, ok. Sri Lanka. E la maggior parte del pesce viene subito caricata su camion diretti verso gli Emirati Arabi. Quello che però ci sorprende è la naturalezza con cui possiamo entrare e filmare tutto. Nessuno ci ferma, nessuno sembra infastidito. Guidando sulla strada che costeggia le insenature incontriamo pescatori intenti a sciogliere i nodi delle reti. Poi, poco più avanti, salendo di quota, lo sguardo si apre sui fiordi, che sono costellati di imbarcazioni di legno dall'aspetto insolito, che da lontano sembrano piccole formiche attraccate lungo le insenature. In Oman quelle barche hanno un nome ben preciso. Questo è un do. E questi sono dei do molto grandi. I dhow non si vedono soltanto nei fiordi del Musandam. A Sur, infatti, un villaggio nel sud-est dell'Oman, entriamo in uno dei pochi cantieri che ancora li costruisce a mano, seguendo tecniche tradizionali, in uno spazio che sembra più un cortile polveroso che un'officina. È una produzione di altissimo livello. I dhow che sono costruiti qui a Sur sono apprezzati a livello internazionale per la loro qualità artigianale, continuando a essere richiesti da clienti di tutto il mondo, tra cui, ci raccontano, persino l'emiro del Qatar. Per secoli Sur è stata una cittadina che produceva ed esportava dhow in giro per il mondo, anche e soprattutto in Oman. I dhow sono queste grandi imbarcazioni omanite che vengono utilizzate per pescare, per solcare i mari e soprattutto per fare commercio. Oggi purtroppo produrre questo genere di imbarcazioni è un'attività residuale, tant'è vero che questa è l'ultima realtà, l'ultima azienda a Sur che produce questo tipo di imbarcazioni. Vengono acquistate dai qatarini, dagli Emirati Arabi e insomma sono un prodotto ancora molto locale e ancora in voga. Passeggiando per le strade quasi deserte di Sur, tra portoni in legno intagliato vecchi di 4 secoli e pescatori che si avviano in mare, entriamo in un laboratorio artigianale dove si costruiscono dhow in miniatura, per essere venduti come oggetti da arredo da collezione. Nel retrobottega scorgiamo un operaio che lavora il legno in silenzio, mentre il proprietario ci spiega che per completare un'imbarcazione serve almeno un mese. Dentro fa un caldo torrido, l'aria è immobile e l'odore di legno e colla impregna ogni cosa. Attività come queste rispecchiano la storia di Sur. Questa città infatti ha vissuto per secoli di mare e di scambi, grazie alla sua posizione strategica lungo le coste dell'Oceano Indiano. Lo stesso vale per il Musandam, che ha vissuto un altro ruolo analogo, però su un'altra rotta vitale, quella cruciale dello Stretto di Hormuz. Sì, allora, dunque il Musandam fa parte della civiltà chiamata Magan, una civiltà datata a oltre 5.000 anni a.C. Gli scavi archeologici hanno dimostrato che la civiltà di Magan si estendeva da Khor al-Udeid, che oggi appartiene al Qatar, fino ai confini di Ras Fartak, al confine tra l'Oman e lo Yemen di oggi. La civiltà di Magan stessa, che aveva il suo centro nell'Oman, includeva anche Soar come una delle aree importanti nella produzione del rame, poiché Magan significa la terra del rame, da cui partivano le navi del rame. Come ci dice Badria, nell'antichità la penisola era conosciuta con il nome di Magan. Per millenni qui sono passati eserciti, carovane e navi mercantili. Si dice persino che la flotta di Alessandro Magno abbia costeggiato queste acque durante il ritorno dall'India.
E in fondo, tra tutti questi movimenti via nave, non è cambiato molto nemmeno oggi. Cambia soltanto la forma. Il porto di Qasab non è cambiato molto nel corso degli anni. Un tempo c'erano le navi che facevano spola tra l'Iran e la punta qui del Musandam per traffici più o meno legali. Oggi invece c'è, come potete vedere, una nave crociera che sta salpando probabilmente verso Dubai. Oggi petroliere e navi cargo attraversano lo stretto di Hormuz passando a circa 15-20 km da Qasab. A causa della foschia, resa ancora più densa dal caldo asfissiante, è difficile scorgerle, però sono lì, all'orizzonte. Parliamo di circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, vale a dire un terzo del petrolio mondiale. Ma non tutto questo traffico è legale. C'è anche chi fa contrabbando dall'Iran. Piccole imbarcazioni vendono benzina sottobanco a prezzi ridicoli, 70 litri per 9 euro. Il rischio però è che la benzina sia impura e quindi potenzialmente dannosa per il motore, ma per molti vale comunque la pena rischiare. Quanto al commercio regolare, qui le navi partono da Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Emirati Arabi e Qatar e sono dirette verso Cina, India, Giappone, Corea del Sud ed Europa. Come tale, lo stretto di Hormuz è uno dei choke point più importanti del pianeta, una strozzatura che, se si blocca, fa tremare i mercati globali. Lo abbiamo visto anche più a sud, con gli Houthi sullo stretto di Bab el-Mandeb, tra Yemen e Corno d'Africa. Per questo motivo, mi viene da chiedere ad Abdullah, che qui ci vive e lavora, se l'attuale situazione geopolitica nel Medio Oriente abbia avuto ripercussioni anche sull'attuale vita quotidiana nel Musandam. Tutto normale, mai avuto problemi. Negli anni '80 c'era la guerra tra Iran e Iraq. Non avevamo notizie, cioè tutto andava bene, grazie a Dio. Mi puoi dire come mai quest'area è così strategica e importante? Intendo lo stretto di Hormuz. Il punto principale è che è un passaggio, è una via d'acqua per quei paesi attraverso i quali passa il petrolio e altro. E ovviamente la nostra realtà affaccia sullo stretto di Hormuz, ci dà un peso speciale qui nella provincia. E dove c'è peso strategico, passano anche i controlli. Per rafforzare la sua posizione nello stretto, infatti, il Musandam è stato incluso nel piano nazionale All of Oman, una strategia della Vision 2040 che punta a integrare ogni territorio del sultanato nella rete di sicurezza e sviluppo del paese. Il risultato è visibile ovunque: aerei militari che sorvolano le isole e i fiordi, basi e postazioni radar che spuntano un po' ovunque, spesso arroccate sui pennacchi delle montagne, e lo capiamo subito appena scesi dall'aereo. Potrà sembrare un dettaglio non importante, ma far volare un drone civile nel Musandam è praticamente impossibile. Troppe infrastrutture sensibili e soprattutto troppe restrizioni. Per questo abbiamo dovuto affidarci a un operatore locale autorizzato, con tutti i permessi in regola. E quando viaggi in un luogo così sorvegliato, così tenuto sott'occhio, dove ogni movimento, ogni comunicazione può essere tranquillamente tracciata, capisci subito una cosa: che la privacy è una illusione molto fragile. Per questo da anni utilizzo NordVPN, specialmente quando viaggio, per poter criptare la mia connessione, tutelare la mia privacy e mantenere al sicuro i miei dati. NordVPN potete utilizzarlo letteralmente ovunque. Io mi connetto a Nord. Qui prende. E anche qui prende. La cosa utilissima è che l'app funziona su ogni dispositivo, non registra log e permette l'accesso a contenuti da tutto il mondo. Se vi interessa proteggere quindi la vostra privacy o semplicemente guardare una serie televisiva mentre siete qui navigando sui fiordi omaniti, vi basta abbonarvi a NordVPN tramite questo link che trovate in descrizione. Data la sua posizione, non sorprende che il Musandam ospiti diverse installazioni militari umanite. A Qasab c'è una base aerea gestita dalla Royal Air Force dell'Oman, in collaborazione con il Regno Unito e quindi, per estensione, con gli Stati Uniti, che monitorano ogni snodo vicino alle coste iraniane. Sempre qui la stazione di polizia appare sproporzionata rispetto alla città. Grande, ben visibile, quasi monumentale, una manifestazione del potere centrale in una delle regioni più periferiche del paese. Poco più a sud, nel villaggio di Bucha, ha sede una guarnigione dell'esercito omanita, mentre sull'isola di al-Ghanam è la marina a presidiare le acque. L'unico collegamento asfaltato tra questi villaggi è una strada costiera stretta e tortuosa, a doppia corsia, che in 2 o 3 ore da Qasab vi porta dritti a Dubai. Hai mai l'impressione che questo posto possa diventare una nuova Dubai? Oppure speri proprio che non diventi come Dubai? Diventare una seconda Dubai? Questo non lo voglio. Dunque, purtroppo qui c'è uno sviluppo limitato, quindi spero che in futuro ci sia più sviluppo, lo spero.
Lo sviluppo limitato di cui parla Abdullah è l'eredità diretta del passato recente della penisola. Fino a qualche tempo fa le persone si affidavano al mare, ma ora no, grazie a Dio ci sono lavori governativi e un tenore di vita diverso. All'inizio era molto ma molto difficile, avevamo solo un piccolo dispositivo elettrico che potevamo installare, da cui tutte le case ricevevano corrente solo per l'illuminazione, ma grazie a Dio ora la situazione è completamente diversa. Un tempo il Musandam era una zona militare chiusa. Negli anni 90 ai turisti era vietato l'accesso, anche molti umaniti non potevano entrare liberamente. Oggi è sicuramente più aperto, ma comunque ci sono alcune zone che sono off limits. Ciononostante, anche per quanto riguarda la sicurezza, ti faccio un esempio. In tutto il mondo, quando entri in casa, chiudi la porta, giusto? Ma qui la mia casa è aperta 24 ore su 24, cioè non la chiudiamo, al massimo solo un filo per tenerla accostata. Secondo Abdullah è proprio questo uno dei punti di forza del Musandam, la sicurezza sociale. Una stabilità che attira forza lavoro, tiene lontani i problemi e rende la vita quotidiana sorprendentemente ordinata. Lo si percepisce chiaramente all'alba, quando l'aria è ancora un po' respirabile e i pescherecci rientrano nei porti lungo la costa per scaricare il pescato. Qui è possibile imbattersi in piccoli gruppi di etnia baluci, cioè originari del Belucistan iraniano e pakistano. Queste persone parlano baluci o urdu e spesso lavorano nella pesca, nella manutenzione delle barche e nei porti. Una presenza che chiaramente affonda le radici nella storia. Basti pensare che la città di Gwadar, oggi snodo strategico del Pakistan sul mare Arabico, è stata sotto controllo omanita fino al 1958. Anche nei momenti di massima potenza militare, l'Oman non ha mai cercato di sottomettere o controllare altri paesi. All'epoca della sua massima potenza navale, l'Oman dominava l'Oceano Indiano. Solcando le stesse rotte percorse per secoli dalla marina omanita di cui ci parla Badria, usciamo da Khassab e ci accorgiamo che il Musandam cambia volto, o meglio, si svuota. La costa si fa più aspra e più silenziosa. Soltanto qualche gruppo di delfini ci gira intorno alla barca, come a volerci scordare. Incrociamo anche delle piccole imbarcazioni iraniane che si muovono in gruppo verso Khassab. In tutto il Musandam ci sono appena una decina di villaggi abitati, molti dei quali raggiungibili soltanto via mare. Qumzar è uno di questi luoghi, il più isolato. Ci si arriva in barca da Khassab in circa un'ora. Non c'è un vero molo, soltanto una lingua di sassi e il sole che già di prima mattina trasforma tutto in pietra rovente. E il mio primo pensiero è che se Marte avesse un oceano, probabilmente assomiglierebbe a quanto stiamo vedendo. Questo qui è l'unico modo per arrivare a Qumzar. Non ci sono ponti, non ci sono strade, ma ci si può arrivare soltanto via barca. Infatti a Qumzar non ci si arriva per sbaglio. E infatti è proprio così. A Qumzar non ci siamo arrivati per caso. Infatti sono spesso i luoghi ai margini, quelli dimenticati, a custodire più storie di quanto facciano quelli sotto i riflettori. Ci hanno detto che siamo i primi dall'Europa ad aver realizzato un documentario qui. Non so se sia verificabile, ma se anche lo fosse basterebbe questo a spiegare quanto Qumzar sia rimasta fuori dai radar. Al nostro arrivo ci accoglie Mohammed Ahmed Ali, un pescatore che vive a Qumzar. Ci attende davanti al suo rifugio da pesca, su una spiaggetta isolata. Che la pace e la misericordia di Dio sia su di voi. Allora, il pescato aumenta da marzo in poi. Ho preso l'esperienza da mio padre, mio nonno, mio padre, mio zio e mio cugino erano tutti qui. Si inizia a lavorare per davvero dai 20 anni in su. 25 anni. Devi farti un'esperienza. Per esempio, esci in mare con tuo padre e guardi come si comportano al lavoro. Guardi come si muovono, come montano la rete. A Qumzar vivono tra le 3.000 e le 4.000 persone, a seconda della stagione. Qui chiaramente la vita ruota tutto attorno al mare. Devo dire che a Qumzar ci sono molti giovani. Quasi tutti fanno i pescatori. Qualcuno lavora anche a terra, ma la maggior parte sta in mare. Quando finiscono di pescare, rientrano a casa. Poi all'improvviso Mohammed cambia registro. Inizia a parlare con un altro pescatore in una lingua che non sembra affatto arabo. E chiaramente non capiamo una parola. قمزار راحت مني الحمد لله رب العالمين وإيشوا من دي وإيشيت ما بيه يعني الحمد لله رب العالمين وأهلا موج وجدادة مو إيشوا من قمزار. Quella che avete appena sentito è una lingua vera e si parla soltanto qui, il Qumzari. Una lingua orale, senza alfabeto, senza grammatica scritta, parlata da meno di 5.000 persone. È l'unica lingua indoeuropea di tutta la penisola arabica, una rarità assoluta. Le sue radici sono iraniche, simili al persiano, ma nel tempo ha assorbito parole da ogni direzione. Portoghese, arabo, hindi, baluci, perfino swahili. Non avendo una forma scritta codificata, il Qumzari si trasmette di generazione in generazione in forma parlata. Infatti tutti i cartelli che vedete qui
sono esclusivamente in lingua araba o anche con caratteri latini, ma non in Kumzari. Questo è qualcosa di veramente bello, cioè i tuoi figli vanno a scuola, parlano arabo e tornano a casa parlando arabo. Lo stesso fanno quando parlano Kumzari, con i genitori parlano in Kumzari. È davvero bello quando vedo che capiscono cosa dico. Il fatto che il Kumzari sia riuscito a sopravvivere accanto all'arabo non è un caso, è anche merito di una mentalità pragmatica che ha caratterizzato per secoli l'espansionismo omanita. Sì, e questo dimostra che quando inizi a diffondere le tue idee nel mondo, non lo fai da colonizzatore o da dominatore, ma come promotore di pace. Vuoi preservare l'armonia e la stabilità e allo stesso tempo mantenere i tuoi rapporti economici nella regione. Ma mantenere vivo il Kumzari è stata anche la geografia. Il villaggio infatti è stretto tra le pareti di roccia verticale e il mare, è in una conca, qui fa molto più caldo che nel resto dell'Oman. Non a caso molte persone che vivono qui a Kumzar prendono e partono per Kasab per l'estate. Adesso a maggio sono rimaste poche persone, c'è qualche pescatore, qualche persona che sta ristrutturando qualche edificio, ma nient'altro. Non a caso qui sembra di vivere ancora negli anni 50 del Novecento, perché siamo letteralmente fuori dal mondo. A Kumzar l'unico segno visibile di modernizzazione è un campo da calcio, enorme, quasi sproporzionato rispetto al villaggio stesso. Subito sopra, sul crinale occidentale, troviamo una nuova strada in costruzione, che dovrebbe portare a una futura zona di espansione. Ci dicono che lì sorgerà un ospedale e che verranno assegnati nuovi lotti di terra alle famiglie. Sono solo le 9 del mattino, ma l'aria è già incandescente, almeno 40 gradi percepiti. Mi piace il mio abbigliamento a Lawrence d'Arabia. Very sexy. Come potrete immaginare, a Kumzar non arrivano molti turisti. Non ci sono hotel, non ci sono ristoranti, almeno non nel senso che conosciamo. Soltanto un paio di mini market, qualche barca tirata in secco e un piccolo bar dove ci fermiamo per colazione. Pane caldo appena sfornato e una salsa di legumi di cui non conosco neanche il nome. Buono. Un po' piccante forse? Non troppo. Molto buono. Camminando nei vicoli stretti del villaggio, la prima cosa che mi colpisce sono le pietre, disposte con cura sul terreno, chiuse dietro piccoli recinti o sistemate in strane formazioni, come a indicare qualcosa che all'inizio mi sfugge. Queste qui che vedete sono delle tombe, sono tombe anonime, sparpagliate in tutto il villaggio lungo le strade. La cosa interessante che ci hanno detto è che queste lapidi sono anonime perché le persone tendenzialmente non vanno a trovare il morto in sé per sé, una persona specifica, ma vanno a trovare tutto quanto il cimitero. La vita a Kumzar ruota attorno alla collettività e al legame con il proprio clan familiare, ma questo non significa che tutto sia accessibile. Quando per esempio proviamo a filmare alcune donne del villaggio, queste si ritraggono subito, cambiano direzione, spariscono dall'inquadratura. Ecco, in una comunità così piccola dove tutti si conoscono e dove ogni gesto ha un peso, la discrezione è un metro con cui si valuta il comportamento. Una differenza che colpisce ancora di più, specialmente dopo essere stati nella Muscat urbana, cosmopolita e decisamente più aperta, quella che abbiamo conosciuto nel primo episodio sull'Oman. Eppure, nonostante l'isolamento, Mohammed ci dice che qui l'abitudine è accogliere chi arriva da fuori. La mia casa è aperta a chiunque. 2 mesi fa ho accolto 26 persone senza che io lo sapessi prima, tra cui mio cognato Abu Hanif con i suoi parenti. Abbiamo pranzato a casa e grazie a Dio la mia casa è aperta sempre a tutti, anche gli sconosciuti, in qualsiasi momento dell'anno. Molto spesso gli stessi ospiti arrivano dal vicino Iran. Dopotutto l'Iran è proprio lì, di fronte. Nelle giornate limpide lo si può vedere chiaramente stagliarsi all'orizzonte. C'è la foschia dovuta al caldo particolare, però comunque saranno veramente pochi chilometri che separano la costa iraniana da questo pezzetto di terra in mano all'Oman. No, tranquillo. Il persiano lo so parlare perché qui ho vissuto con degli iraniani per circa 26 o 27 anni. Per secoli Kumzar ha guardato più al mare che alla terra. Non a caso, secondo alcune leggende locali, Sinbad il marinaio sarebbe nato proprio su queste coste. E in effetti, se c'è un luogo che somiglia davvero ai racconti delle Mille e una notte, è questo. Onestamente, come residente a Kumzar mi sento tranquillo perché, ad esempio, Kumzar è molto sicura. Davvero, qui a Kumzar mi sento tranquillo. Nessuno qui ci viene mai a disturbare. Per molti questo è l'unico mondo possibile, come per Ali Abdullah, un pastore di oltre 60 anni che incontriamo per caso su un'altura sopra il villaggio. Per lui Kumzar è casa. Qui, quando incontri le persone, ti salutano spontaneamente e ti chiedono come stai. La gente va giù al villaggio a prendere del latte per nutrire le pecore, coltivano qualche pianta e poi tornano
a prendere il latte dalle mucche. Io, grazie a Dio, qui io sto davvero bene. Sono una persona semplice. Per vivere con dignità qui mi bastano anche solo 20 euro. Grazie a Dio vivo tranquillo. È proprio questa semplicità che ci fa riflettere. Kumsar non ha un confine, almeno non nel senso tradizionale. Non ci sono strade né dogane. Il villaggio inizia e finisce dove finisce la pietra e comincia il mare. E in questo spazio di appena 4 km quadrati si è sviluppata una comunità davvero particolare. Quindi cos'è davvero un confine? Se avete mai letto il mio libro sui confini, L'inganno dei confini, sapete bene che i limiti più difficili da disegnare non sono quelli sulle mappe, ma quelli che nessuno ha mai pensato di tracciare. E Kumsar è uno di questi casi. Il fatto che qui si parli ancora una lingua iranofona, in un angolo così remoto della penisola arabica, è la prova che questa identità non è stata imposta, è stata custodita, nonostante i confini tracciati a tavolino da questa o da quell'altra potenza imperiale. Lasciando Kumsar, ci addentriamo nel Khor Asham, il fiordo più profondo del Musandam, una lunga curva di mare incassata tra pareti verticali dove nel mezzo del nulla spunta un'isola di sassi e ruderi, grande quanto un campo da calcio. Un tempo quell'isola era uno dei punti nevralgici delle comunicazioni dell'ex impero britannico. Ci troviamo a Telegraph Island, letteralmente l'isola del telegrafo. Nel XIX secolo l'impero britannico aveva un solo obiettivo: collegare Londra a Bombay con un cavo. Il telegrafo doveva seguire l'intera dorsale dei possedimenti coloniali: Mediterraneo, Egitto, Mar Rosso, Golfo Persico e infine India. Si trattava di un'infrastruttura colossale e, come tale, molto fragile e quindi soggetta a guasti. Per questo, lungo la rotta, venivano erette stazioni di manutenzione su isole come questa. Costruita intorno al 1860, la stazione di Telegraph Island fu operativa solo per pochi anni. Ospitava un piccolo contingente britannico e un gruppo di tecnici indiani. Vivevano tutti qui, sotto il sole, senza ombra, con acqua razionata e nessun contatto con la popolazione locale. Telegraph Island non era certo l'unica stazione britannica qui nel Golfo, ce n'erano tante altre, ma questa era sicuramente la più isolata e anche quella che nessuno voleva, perché qui le condizioni di vita erano veramente al limite, tant'è vero che si sviluppò un detto, to go around the bend, che significa in maniera letterale andare dietro la curva, perché l'isola sta appunto dietro la curva di un fiordo, però il significato invece dell'intera frase vuol dire impazzire. Infatti le persone che stavano qui, tecnici, a causa del caldo e dell'isolamento, uscivano letteralmente fuori di testa. Se fino a 30 anni fa qui non c'era assolutamente nulla, oggi si comincia a parlare di appartamenti e caffetterie per turisti, con persone che attraccano, si godono il mare, fanno un bel tuffo e ripartono via. Insomma, nel giro di mezzo secolo sono cambiate molte cose. Un tempo qui non c'era nulla, niente aeroporto, niente scuole, niente ospedali, la città era poco più che una montagna affacciata sul mare dove attraccavano imbarcazioni di legno. Le prime strade in terra battuta sono arrivate poco alla volta, poi è arrivata anche l'elettricità. I servizi hanno iniziato a svilupparsi davvero solo dagli anni 70 in poi. C'è però una domanda che mi rimane in testa a lungo, nonostante il mare turchese e il silenzio da cartolina. Che futuro può avere un posto che esiste solo perché altri ci passano per trasportare petrolio e gas? Il Musandam ospita circa 50.000 persone, distribuite in una manciata di villaggi sempre più vuoti, e come chiaro che sia si sta cercando di fare leva anche sul turismo, specialmente quello in provenienza dalle crociere e da Dubai, sebbene con risultati circoscritti. Nel periodo estivo la provincia vive una fase di stasi, non c'è molto movimento. Gran parte dei visitatori arriva dagli Emirati Arabi Uniti, con cui condividiamo un confine e forti legami. La maggior parte dei turisti raggiunge il Musandam via terra, dato che l'Emirato di Ras Al Khaimah dista appena un'ora di macchina da qui. Con la vicinanza degli Emirati Arabi e persino dell'Iran, viene naturale porsi una domanda. Chi vive in un ex-club così distante dal centro, si sente davvero manita o si sente semplicemente del Musandam? La risposta di Abdullah è secca. Oman, prima viene la tribù, prima l'Oman. Senza dubbio. Se l'appartenenza all'Oman non è in discussione, è altrettanto vero che geograficamente il Musandam è più vicino all'Iran che a Muscat. E vivere in un non confine sospesi tra due mondi significa anche essere esposti a futuri stravolgimenti geopolitici e soprattutto a pressioni esterne. Anche perché il Musandam, lo ricordiamo, è ricco di gas naturale offshore. Al confine con gli Emirati Arabi Uniti si trova il Musandam Gas Plant, un impianto strategico gestito dalla Oman Oil Company. Tutto questo mentre nel vicino villaggio di Tibat è stata eretta una nuova trivella, segno che le attività di estrazione nella regione stanno cominciando ad accelerare. E quindi davanti a questa trivella di recente costruzione viene da chiedersi fino a quando il Musandam potrà rimanere una zona
marginale in un luogo dove le tensioni possono scoppiare da un momento all'altro, specialmente tra Occidente e Iran. Certo, se lo chiedi a chi vive in Musandam, la risposta sembra scontata. Nessun problema. La provincia è molto tranquilla, ti allontani dal rumore della città e dal traffico urbano e degli edifici per andare in una zona che è quasi ancora naturale. Le persone cercano i delfini e si godono il relax sulle spiagge. E forse non è questo il vero paradosso? Cercare pace e tranquillità in uno dei luoghi più strategici e potenzialmente impetuosi del Golfo? All'inizio del nostro viaggio siamo venuti qui con un'idea precisa: analizzare un territorio strategico ma comunque dimenticato. Un exclave che sembrava un rimasuglio coloniale ma che contro ogni logica resiste ancora al tempo. E invece abbiamo trovato qualcos'altro. L'Oman è la mia anima. È il mio respiro, qualcosa che non può fermarsi. Se si ferma, ci fermiamo anche noi. Noi certo possiamo fermarci, ma l'Oman non si fermerà mai. Abdullah probabilmente non lo dice per fare scena, lo dice perché ci crede. E forse è proprio questa la forma più solida di identità. Non quella che dipende da uno stato, da un exclave o da un confine tracciato su una mappa, ma quella che sta nella continuità di chi resta, anche quando tutto intorno può cambiare da un momento all'altro. In fin dei conti, lo dice anche un vecchio motto del posto, tramandato da generazioni. Komzari Mafikuf. I Komzari non conoscono paura. How are you? Welcome. Se apprezzate anche voi questi documentari, il fatto che viaggiamo spesso, l'incontrare nuove culture, nuovi posti, ebbene noi abbiamo una piccola realtà che si chiama Viandar, dove facciamo i nostri viaggi, creiamo i nostri percorsi fuori rotta, che anche voi potete provare. Quindi se vi può interessare fare un viaggio insieme a noi, potete andare in questo link che trovate in descrizione e vi porterà direttamente alla pagina di Viandar per fare esperienze indimenticabili. Per Aspera ad Astra.